Ciao, volevo iniziare con questo video una serie di altri video chiamati appunto pillole elettroniche per principianti. Una serie di piccoli video adatti solamente ai principianti, quindi chi vuole partire da zero con l'elettronica. Vedremo dei montaggi ed altre cose che verranno poi in essere. Per prima cosa vediamo come montare dei componenti SMD su questa schedina che puoi prendere su AliExpress a meno di €1 per fare appunto pratica di saldatura. Viene data la scheda più i vari componenti. Ti farò vedere come saldare tutti questi piccoli SMD ad esclusione di quelli più piccoli, perché ci vorrebbe il microscopio tipo questo e per un hobbista diventerebbe una cosa complicata. Per chi vuole iniziare ad avvicinarsi al mondo SMD, questo è un buon punto di partenza. Con meno di €1 puoi iniziare a fare pratica. Nel video ti farò vedere gli strumenti necessari per iniziare appunto questa pratica di saldatura di componenti SMD, componenti a montaggio superficiale. Andiamo a vederli. Prima di aprire questo kit per imparare a saldare in SMD, che costa solo €0,89, vediamo cosa ci serve appunto per saldare. Partiamo da una lega saldante. Di leghe saldanti ne esistono tantissimi tipi, da diametri molto sottili, questo è un 0,5 ma ci sono anche dei più sottili, 0,3 ed anche meno. 0,5 io lo uso per l'SMD, dopo c'è un 0,7 che è un uso un po' universale e 1 mm quando si fanno saldature un po' più grosse. In elettronica in genere si arriva al massimo 1,2, 1,5 in casi eccezionali se si devono fare saldature molto estese. Questo ad esempio è uno stagno molto vecchio della Philips, indica solo 60, vuol dire che 40 è piombo. All'interno ha un disossidante, una colofonia, un flussante, dipende dai tipi, una volta non dichiaravano nulla, sono tipi di stagni che comunque richiedono una pulitura dopo la saldatura. Esistono invece tipi di stagni che si chiamano no clean, che lasciano pochissimo residuo e si può evitare di fare la pulitura. Questo anche lui è 1 mm, lo vediamo qui, SNPB, 60% di stagno e 40% di piombo. Questo qui anche lui è un 60-40 e questo è un po' particolare perché ha dentro un 62-36 e 2 di argento. L'argento serve per migliorare tantissime caratteristiche, sia elettriche che meccaniche. È più costoso, ma è migliore. Dopo ne esiste un altro tipo che è 63-37, che adesso non ho qui, che serve per migliorare il punto di fusione dello stagno. Li ho riassunti qui. Il 60-40 ha una temperatura di fusione che varia dai 183 ai 191. Il 63-37 che dicevo si chiama una lega eutettica, ha un punto di fusione e raffreddamento ben preciso. Questo migliora la cosa perché non si ha uno stato che varia da solido a fusione variabile. Questo migliora di tanto la saldatura. Dopo ci sono le leghe senza piombo, perché adesso le nuove normative RoHS vietano l'uso del piombo. La normativa RoHS infatti indica tutti i materiali che sono pericolosi, tra cui il piombo. Adesso tutte le leghe dovrebbero essere senza piombo. Non avere il piombo significa avere saldature opache e brutte da vedere, con l'innalzamento della temperatura di fusione. Le temperature di fusione si alzano notevolmente, lo stagno inizia a sciogliersi a 217-220 gradi circa. Senza l'argento arriviamo a 227. Quindi abbiamo anche queste sigle qui nuove, SAC 305 o SAC 307, 3 è la percentuale dell'argento, 0,5 è la percentuale del rame, 3 è la percentuale d'argento, 0,7 è la percentuale del rame. La più comune è la 305 che ha il 96,5% di stagno, quindi è quasi tutto stagno, 3% di argento e viene aggiunto anche il rame in minima quantità. Qui di rame ce n'è un po' di più. Poi esistono anche leghe meno costose che però sono poco adatte per elettronica, dove non c'è l'argento, c'è stagno e rame. Le temperature di saldatura sono molto importanti. L'ideale è avere saldatori con la regolazione di temperatura. Per l'SMD l'ideale sarebbe stare entro questo range qui, 320-340, per una durata dai 2 ai 4 secondi, dipende che componente stiamo saldando. Per il PTH, componenti True-Hole tradizionali, la temperatura potremmo anche portarla fino a 350, dai 3 ai 6 secondi, quindi anche un po' di più.
Il saldatore. L'altra cosa molto importante per la saldatura è il saldatore. Questo è un saldatore Weller molto vecchio e funziona ancora benissimo. Non ha una stazione digitale, ma è un semplice trasformatore. La temperatura viene regolata da un sistema brevettato da Weller e un sistema termomagnetico. In base alle caratteristiche termomagnetiche di queste punte, qui dentro c'è un contatto che si apre quando raggiunge la temperatura. La temperatura è indicata da questi numeri che ci sono qui sotto. Ad esempio questo è un 7, questo è un 6, questo è un 8, che corrispondono a 310 gradi la 6, 370, 425 e 480 la 9. Erano saldatori molto lenti a arrivare in temperatura. Quando ci arrivavano, comunque la temperatura poteva variare tantissimo. Infatti si usava parecchio la 7, perché quando si andava a fare la saldatura c'era il rischio che la temperatura si abbassava notevolmente e prima che saliva ci voleva tantissimo tempo. Quindi non si usavano temperature basse una volta, perché non si riusciva a fare un controllo di temperatura molto preciso. Infatti mi ricordo che usavamo tutte punte 7 ad esclusione di punte grosse, tipo questa, dove si andavano a fare saldature su masse importanti, che si usava la 8. La 9 non l'ho mai usata. Poi c'erano punte speciali, tipo queste. Questi qui sono 6, c'è un numerino in fondo, 310 gradi. Si teneva appositamente a una temperatura bassa per non rovinare il circuito stampato. Servivano per tirare giù gli integrati THT, si andava sotto, si scaldavano tutti i piedini e si tirava fuori il componente. Anche questo, allo stesso modo, i piedini del circuito integrato vanno in questa cava, in questo modo. Si faceva scorrere e si scaldavano tutti i piedini. Adesso, con l'avvento di questi nuovi saldatori con la stazione controllata in temperatura, questo qui è un tipo JVC con la punta che si può estrarre addirittura a caldo, quindi il cambio della punta è rapidissimo, e anche per arrivare in temperatura questi saldatori ci impiegano anche 3 secondi contro il minuto o 2 di quelli che ti ho fatto vedere in precedenza. Hanno un controllo di temperatura molto preciso e quindi la temperatura non scende e posso impostarla in maniera precisa. Quindi possiamo impostare ad esempio anche 310 gradi, 320 gradi per saldare SMD senza problemi. Ce ne sono di diversi tipi e misure, c'è anche più piccolo. Questo serve per fare saldature sotto il microscopio. Questi sono i 3 tipi. Il 115 hanno dei numeri: 115, 210 e 245. Questo andrebbe bene per componenti THT, questo per l'SMD e questo per l'SMD, ma da usare al microscopio. Anche questi più piccoli hanno la punta che si toglie in modo rapido. Questa è piccolissima. Quindi se ci accingiamo al mondo dell'elettronica SMD sarebbe meglio avere un saldatore tipo 210 come questo per riuscire a saldare nel migliore dei modi. Riusciamo anche con questo più grande mettendo le punte più piccoline. La differenza è che dalla punta a dove c'è l'impugnatura c'è meno spazio e quindi la saldatura è più precisa, perché dall'impugnatura a qui ho una certa distanza con questo qui ne ho uno maggiore. Con i vecchi Weller la distanza è notevole, oltre al diametro. Qui abbiamo un diametro grandissimo, nota la distanza dalla punta a dove c'è l'impugnatura. Ci sono anche questi tipi di saldatori economici, termostatati, che però hanno il problema che la punta è molto distante dall'impugnatura. Guarda la differenza, è comunque meglio dei Weller, dei vecchi Weller, perché è più leggero e più maneggevole, più o meno la lunghezza è uguale. Quindi per saldare l'SMD cerchiamo di evitare saldatori non termostatati, perché la temperatura salirebbe troppo, con il rischio di danneggiare sia il componente che il circuito stampato. Poi esistono saldatori anche a batteria con la regolazione della temperatura a step. Questo è uno proprio economicissimo, però anche questi molto economici hanno degli step di regolazione, ad esempio nel primo step da 300 a 330, dal 340 a 370 e da 380 a 400. Quindi per l'SMD potremmo usare il primo step per saldare gli SMD piccoli. Se avessimo SMD molto grossi, tipo induttori grossi che dissipano, potremmo andare nella temperatura 2. Un'altra cosa che bisognerebbe fare, se abbiamo un tester che misura la temperatura, tipo questo, con la sua sonda, e andare anche a verificare che la temperatura
impostata sia corretta. Ad esempio qui ho impostato 310 gradi, cercare di andare a leggere la temperatura non è semplice perché il contatto è sempre un po' precario. Adesso sono 310, ma come vedi più di 300 non riesco a leggere perché c'è una perdita di trasferimento di temperatura tra la punta e il giunto. Per farti vedere come si saldano gli SMD farò uso del Weller perché sarebbe troppo facile utilizzare questo. Vediamo cosa c'è in questo kit di saldatura. Partiamo dal PCB, abbiamo dei formati case che sono indicati qua, il formato e il tipo di contenitore del componente, ogni componente ha una sigla, questi qui hanno formato ad esempio 0805 che indicano la larghezza e l'altezza del componente, 0603, 0402 che però è talmente piccolo che bisogna usare il microscopio, poi abbiamo questi 0603 formati da un componente unico dei UD sono i mini ELF, non l'hanno scritto, dei transistor in SOT23, questo SOP14 e due QFP44 uguali, avrei preferito averne avuti due diversi, SOT23 e basta. Vediamo cosa ci hanno messo dentro, delle resistenze da 0805, delle resistenze da 0603, delle resistenze invisibili 0402, come ti dicevo, queste sarebbe meglio farle al microscopio, gli array 0603, questi componenti con sigla mezza cancellata, questi qui sono SO, vediamo, va bene, sì, i SOT23 e i mini ELF. Diciamo che per saldare a mano non bisognerebbe mai scendere sotto 0805 perché già 0603 a mano si fa fatica, quindi se dobbiamo progettare un circuito stampato con componenti SMD sarebbe meglio non usare componenti più piccoli del 0805. Un'altra cosa importante oltre il soldatore è la spugnetta oppure questa speciale paglietta per pulire la punta. Questa si fa a secco, questa deve essere inumidita non inzuppata, non deve cadere l'acqua. L'ideale sarebbe usare l'acqua distillata, demineralizzata, in maniera che non ossida la punta. Quando andiamo a pulire la punta solo la parte finale, cioè non dobbiamo andare a bagnare anche qua, se no rischiamo di rovinare tutta quella parte qui. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere lo stagno, adesso uso questo sottile da 0,5, bagnare di stagno una piazzola. Quindi prepariamo le piazzole, prima cosa controlliamo se la punta è pulita e se accetta bene lo stagno. Ok, e poi lo togliamo e andiamo a preparare ad esempio 3 piazzole. Quindi queste 3 piazzole sono pronte per ricevere il componente. Poi adesso ci serve un altro strumento che è la pressella. Di presselle ne esistono diversi tipi, da questa che è più grossa, questa qui, quelle curve e quelle diritte. Questa qui molto aguzza la uso per i componenti SMD molto piccoli, la uso al microscopio questa, è di tipo non magnetico, questo è molto importante, idem questa, cinesata, questa qui è una vecchia antiacido, antistatica, antimagnetica, che è quella che uso più spesso, questa è grossa, per operazioni grosse, questa è vecchissima, qualcuno la riconoscerà, mi scriva nei commenti da dove arriva questa pressella. Dobbiamo poi preparare i componenti SMD, quindi li togliamo dal nastro facendo uso della pressella, tolgo 3 resistenze. Se avessimo un vero circuito con il tester sarebbe meglio verificare il valore, ad esempio qui c'è scritto 114, dovrebbe essere 110, quindi 110 kilo. Non so se sono resistenze vere o dei fake, andiamo a vedere giusto per curiosità cosa ci hanno mandato. 110 kg, quindi anche il loro valore è corretto. Un'altra cosa che bisogna verificare è anche che i componenti non siano ossidati, perché se sono in giro da tanto tempo potremo far fatica a soldarli perché sono ossidati. Questi mi sembrano abbastanza puliti. Li posizioniamo qua di fianco, poi basta prenderli con la pressella e andare a posizionare qua. Adesso io sono lontano, faccio fatica a fare la centratura, così,
tempo vediamo, no, lo contiamo 1, 2 secondi al massimo, poi ci giriamo, completiamo la saldatura e possiamo darla a verificare. Dobbiamo cercare di non fare la palla, quindi di non mettere troppo stagno, perché la saldatura deve essere così. Se noi vediamo il componente così, questo è il nostro circuito stampato, questo è il nostro componente appoggiato, qui sotto ci sono le piazzole, una di qui e una di qui, lo stagno deve fare così. E non così, e non la palla. Meglio meno che di più. E questo è come dovrebbe essere la saldatura. Si riesce a intravedere così. Proviamo le resistenze più piccoline, mettiamo un po' di stagno, 3 resistenze, le mettiamo lì vicine, cambio pressella perché sono talmente piccole, le giro con la scritta sopra, potrei saldarle anche al contrario, però dopo non posso più vedere il valore. Ecco, in questo caso di componenti molto piccole potrei fare uso del flussante. Flussante, io uso questo liquido, ci sono anche in gel, questo mi facilita la saldatura. Ed ecco fatto la saldatura, finiamo anche l'altro lato. Come hai visto su queste più grosse non ho usato flussante perché è sufficiente quello che c'è dentro nello stagno, però per queste più piccole se non avessi usato flussante esterno si sarebbe formata la palla, anche perché il saldatore non è l'ideale, la punta è troppo grossa, però riesco a saldarla lo stesso. Sono lontano, faccio fatica tantissimo a vedere. Se la saldatura non è perfetta posso mettere flussante, pulire la punta e andare a tirare via lo stagno in eccesso. Se si è formato un eccesso di stagno lo vado a togliere. Questo flussante lascia pochissimo residuo, viene via proprio così col dito, poi dopo con un batuffolo di cotone e alcol isopropilico o anche alcol normale possiamo finire la pulizia. Ed ecco il risultato. 0402 non lo vediamo perché ci vorrebbe il microscopio, cioè a livello hobistico non mi sembra il caso di vedere il 0402, neanche questi, ma andiamo a vedere cose normali che ci possono capitare nella realtà. Questi diodi qui sono molto facili da saldare, che sono abbastanza grossi. Potremmo addirittura usare lo stagno più grosso, quello da 0,7. Mettiamo lo stagno su una piazzola. Qui ne possiamo mettere di più. Attenzione al catodo sui diodi, quindi alla direzione, alla fascia a sinistra in questo caso. Ovviamente più il componente è grosso e più è facile da saldare. Prendiamo lo stagno da 0,7. E anche questi sono fatti. Vediamo adesso i SOT 23, questi qui possono capitare spesso, che sono questi. Prepariamo una piazzola, possiamo fare uso del flussante per aiutare la saldatura. Possiamo mettere il flussante così sopra, non troppo tempo prima perché sennò evapora, quindi prima sarebbe meglio toglierli, prepararli e poi mettere il flussante. Li prepariamo. Ogni volta che si salda bisogna sempre pulire la punta del saldatore.
flussante e poco stagno. Puliamo. C'è un po' di residuo di flussante, lo possiamo togliere facilmente con le spugnette. Ti faccio vedere. Queste spugnette della Mechanic sono ottime per questo lavoro, sono a cubetti, ce ne sono dentro 800 pezzi, alcol isopropilico, li beviamo e andiamo a pulire. Queste spugnette puliscono davvero bene. Andiamo a pulire anche le resistenze di prima. Vedi che il circuito stampato è perfettamente pulito. Una spugnetta di queste è sufficiente per pulire tutta la scheda, perché come vedi è ancora bianca e pulita. Vediamo adesso i circuiti integrati. Partiamo da questi a 14 pin. Anche qui attenzione al pin 1. Qui c'è un puntino. Mettiamo lo stagno solo su un piedino. Così. Lo puntiamo. Controllo se è centrato e saldo il piedino nella diagonale opposta. Adesso ho fatto pin 14 e pin 7, oppure 1 e 8 potremmo fare. A questo punto sull'integrale sarebbe ideale fare la strisciata con una punta più larga. Adesso ce l'ho piccola, vediamo se riesco lo stesso a fare la strisciata. Anziché fare pin per pin, sugli integrati è molto comodo fare la strisciata. Quindi flussante, quindi stirare lo stagno tra un pin e l'altro. Possiamo anche ripassarla, quindi pulire il saldatore, in maniera che la quantità di stagno rimanga uguale su tutti i piedini. Faccio anche l'altro lato, pulsante, ok, posso ripassare. Se ho stagno in eccesso posso toglierlo o col saldatore flussante facendo proprio così, perché lo stagno in eccesso mi rimane attaccato alla punta. Se proprio non riesco, quando ho integrati così fitti, posso usare la treccia di rame. Anche qui con la spugnetta che è ancora bagnata puliamo. E adesso vengono i QFP. Quando si maneggiano integrati bisogna sempre fare attenzione all'elettricità statica, quindi non alzarci in piedi che rischiamo di caricarci di elettricità statica. Quindi bisogna toccare magari una parte di massa, quindi la mia stazione saldante che so che ha massa, mi scarico, usare tappetini antistatici. Si potrebbero usare i braccialetti antistatici, però se si usano delle precauzioni è difficile che gli integrati si guastano. A me non è mai successo in 40 anni di bruciare un integrato per elettricità statica, anche perché se l'integrato lo prendiamo così, già con la resistenza del nostro corpo mettiamo a massa tutti i componenti. È chiaro che se ci carichiamo di elettricità statica alzandoci e mettiamo il componente tra un punto di massa e ci avviciniamo e facciamo la scintilla, anche se non c'è la scintilla ci scarichiamo sull'integrato, lo guastiamo. Vediamo cosa ci hanno rifilato. Non si sa, non so neanche cosa ci sia dentro. Verifichiamo sempre dov'è il pin 1, che è dove c'è il puntino. Lo vediamo anche qui all'interno e all'esterno. Lo posizioniamo, mettiamo lo stagno su un solo piedino, quindi per puntare servirebbe un soldatore piccolo per fare il centraggio e poi un soldatore grosso per fare la strisciata. Mettiamo un po' di flussante. Adesso io qui faccio fatica perché sono lontano. Vediamo se è centrato. Parebbe di sì. Adesso devo centrarlo bene, vedi che si muove quando saldo il pin opposto in diagonale. Metto flussante qui sul pin in diagonale e cerco di centrarlo il più perfettamente possibile. Adesso è centrato.
Faccio notare che sto usando un saldatore non adatto per fare queste cose, perché se avessi avuto una punta tipo questa sarebbe stato molto più semplice a fare la strisciata così. Adesso faccio la strisciata, però non dove l'ho puntato, quindi né di qui né di qui, ma lo faccio di qui, perché se vado qui a iniziare la strisciata mi si muove, quindi farò questo lato qui pulsante, magari metto anche il saldatore un po' in diagonale, aggiungo flussante, vediamo come è venuto. Perfetto, finiamo gli altri lati. Un'altra cosa importante è un aspiratore per portare via i fumi. Adesso io non l'ho acceso perché sennò il rumore darebbe fastidio alla registrazione. Se la colofonia che c'è dentro è naturale, è buona, non puzza di solito. Ok, procediamo alla pulizia. Dopo aver pulito ricontrolliamo, questo lato qui è perfetto, questo lato qui è perfetto, idem questo lato e anche questo qui. Se notiamo qualcosa di strano lo andiamo a ritoccare, flussante e una piccola ritoccata. Come visto, saldare l'SMD è molto semplice, è più rapido che saldare i componenti tradizionali perché non dobbiamo neanche curvarli, infilarli, girare e rasare. È molto più veloce saldare ad esempio una resistenza SMD che saldare una resistenza normale. Dobbiamo solo prendere confidenza con la pressella e il saldatore. Siamo giunti al termine del video, abbiamo visto come saldare in modo semplice i componenti su questa scheda. Spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo ai prossimi video su pillole elettroniche per principianti. Ciao!